Ben ritrovati. Sembra che qui stiano in tempo di guerra. Sono spari, botti, eccetera, non so. Boh. Allora, come si nota, Nintendo Switch. Ok? Questa mi è stata mandata la settimana scorsa ed è arrivata l'altro giorno, quindi mi è stata spedita. E se non sbaglio, per un semplice problema alla porta USB. Quindi microscopio, andiamo a vedere la situazione. Vediamo se si riesce a... sì, c'è un po' di... come si può dire? Maltrattamento? Sopra no. Sopra è anche in condizioni, diciamo, come si può dire? Buone. Ma sotto è completamente andata e non si riesce molto a catturare bene la situazione. Però, allora, vabbè, vediamo se è un lavoro semplice, se c'è qualche altro cosa che non va con questa console. Quindi adesso la smonto, andiamo ad aprire la console, togliamo la porta danneggiata e vediamo cosa succede con questa console, se si accende, se non si accende, perché adesso non mi fido né a caricarla, chiaramente, ok, né ad accenderla. Perché questo? Perché la porta USB, ok, la porta di ricarica USB, diciamo, non è direttamente collegata a parti importanti, però queste parti secondarie, diciamo, sono comunque collegate al processore. Quindi se succede che gli si dà corrente nei punti sbagliati, poi va a finire male. Quindi come prima cosa andiamo ad aprire, togliere la porta e a metterne un'altra e poi andiamo a verificare il funzionamento della console. Come sempre ne approfitto per farmi un po' di pubblicità, se me lo permettete. Se avete bisogno di riparazioni, se non siete in grado di ripararvi le cose da soli, se avete bisogno comunque di qualsiasi cosa inerente a riparazioni, manutenzioni o in ambito console, computer, io sono qui disponibile, potete contattarmi tramite i link in descrizione. Potete spedirmi le vostre cose e io le riparo e ve le riporto indietro. Se siete qua di zona potete anche lasciarmele, di zona dove chiaramente opero. Ecco, di norma faccio i lavori abbastanza velocemente, massimo dipende un po' se devo andare a recuperare pezzi in giro per il mondo che magari non ho in magazzino, ma di solito cose così veloci, cioè cose di così semplici come il cambio di una porta ce le ho disponibili, quindi faccio in giornata, insomma, mezza giornata di lavoro, non è poi così lunga da fare. Chiaro, sempre è considerato se le console o comunque gli oggetti che mi portate non abbiano qualsiasi altro problema oltre a quello che magari è evidente. Rinnovo anche l'invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e vi piacciono questi video qua, vi piacciono i video di riparazione, se volete imparare qualcosa iscrivetevi al canale, lasciate un commento se avete qualcosa da dire, spolliciate anche in su che aiuta a rendere più efficace l'algoritmo di ricerca di YouTube, così più persone possono trovare il mio canale
possono vedere i miei contenuti che magari possono essere utili anche a molte altre persone. E allora adesso siamo all'interno della console. Come prima cosa togliamo il dissipatore, togliamo la scheda, togliamo tutti i componenti, andiamo a togliere tutti i cavetti vari, così abbiamo accesso alla porta USB. E qua c'è un po' di polvere, insomma è stata parecchio utilizzata. Anche le Nintendo Switch hanno bisogno della manutenzione, quindi ogni tanto la aprite, non serve che facciate altro, la aprite fino a questo punto qua, togliete la placca, gli togliete il dissipatore, cambiate la pasta termica, gli pulite un attimino, gli date una spazzolata in giro qui, in modo da togliere la polvere più grossa, e basta, e la console è a posto dopo. Ok, già che ci siamo, togliamo anche la pasta termica, così non ci sporchiamo le mani mentre lavoriamo. Ecco, prima cosa, batteria. Togliamo la batteria così siamo sicuri di poter lavorare in sicurezza, senza energia, senza elettricità che va in posti strani. Altoparlanti fatti. Corsie per i Joy-Con. La retroilluminazione. Le antenne per il wifi e il bluetooth, la schedina di gioco, la schedina delle schedine di gioco, ok. Questa dovrebbe starsene qua dentro. Ora togliamo la ventola. Togliamo il cavetto per l'accensione, per i pulsanti qua, e togliamo lo schermo. Ok, andiamo a togliere le ultime 6 vitine che tengono la scheda. Bene, e in 5 minuti, anzi in 10 minuti circa, abbiamo la scheda fuori. E adesso prendiamo il nostro supporto,
Ok, andiamo a rovesciare la scheda così la porta cade da sola e andiamo a mettere la scheda in posizione. Ecco qua, una posizione circa. Allora, adesso facciamo una cosa. Andiamo a mettere un po' di stagno nuovo, ma stagno a bassa fusione, se mi ricordo, ecco qua, ok, sulle gambe di supporto, così abbassiamo un attimo questa temperatura di fusione, perché la scheda, prima di riuscire a scaldarsi bene sui punti di ancoraggio, ce ne vuole. Quindi gli diamo una mano. Bene. Ora, aria calda. Devo trovare il modo di mettere meglio questo cavo. 450 gradi, 50% di aria. Andiamo a metterci una luce, così riesco a vedere meglio io. Quando la scheda è sufficientemente calda, lo stagno si scioglie e la porta si stacca da sola dalla scheda. Non serve aiutarla il più delle volte. Alcune volte magari un piccolo colpetto, come vedete, poi se ne viene via. Allora, e la scheda subisce meno calore in questa maniera. Ok, possiamo toglierla da qui e girarla. Così andiamo a togliere lo stagno vecchio. Quindi treccia di saldante, saldatore, e anche flussante, che aiuta decisamente a fare il lavoro più velocemente. E magari estrattore
Allora, sembra che si faccia un po' fatica a togliere lo stagno dai buchi, quindi andiamo ad aiutarlo con l'aria calda. Ecco, molto meglio. Molto bene, molto bene. Ecco, così abbiamo i buchi liberi. Scusate il casino che fa l'estrattore di fumi, ma serve. Ok, andiamo un attimino a pulire con l'alcol. Davanti e dietro. Ok, adesso la porta USB è fuori, quindi non ci dà problemi nelle letture o altro. E allora adesso andiamo a mettere il multimetro sullo schermo. C'è? Sì, c'è. Ok, e andiamo in modalità diodo. Ok, andiamo a prenderci su una di queste. No, puntale rosso. Aspettate un attimo, vi metto il microscopio, così riuscite a vedere. Ecco qua, vedete? Tutto bello pulito, con un po' di aria calda, se ne è venuto tutto fuori ed è fantastico. Allora, adesso andiamo a misurare qua, ok? Un po' di roba, per essere sicuri che questo chip ancora è buono e che non dia problemi. Allora, puntale rosso a massa e andiamo a vedere un po' di cose qui. Togliamo il bip, non mi piace in questo modo. Allora, 0,48 va bene, 0,32 va bene, 0,47 va bene, 0,32 va bene, 0,41 va bene, 0,38 va bene, 45 va bene, 26 va bene. Questa è la massa e di qua. Ok, quindi questo qua è ancora salvo. Bisognerà vedere qui magari sul retro il P13 o P3 USB se magari c'è qualche filtro che non funziona più bene. Andiamo subito a verificare. Questo è ok. È ok. Come valore deve dare 0, perché allora vuol dire che è in continuità fra la parte sinistra con la parte destra. Ok. Oh signore. Ok. 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 E ok. Quindi no, non c'è nessun filtro scoppiato, esploso, eccetera, quindi va bene. Ok. E allora adesso facciamo così. Sulla porta qui andiamo a riempire di stagno tutto quanto. Quindi buchi di ancoraggio.
e anche tutte le piazzole per la porta. Andiamo con un po' di flussante per aiutarci. Fantastiche, direi. Ok. Un po' di più qua, un po' di più qua. Molto bene. Andiamo di nuovo a pulire. Dai residui neri di flussante. Ok, e adesso gli mettiamo uno strato sottile un po' ovunque, in modo che poi ci fa delle belle saldature e funzionali, soprattutto che funzionino bene. Bene, allora adesso è il momento di mettere da parte la scheda, prendere la porta USB nuova, porta USB nuova, ecco qua, molto bene, e andiamo a prepararla. Giriamo sotto sopra, dobbiamo mettere lo stagno anche su questi piedini qua per avere la migliore possibilità possibile di saldatura perfetta. Allora, teniamo giù la porta così non ci scappa in giro. Perché purtroppo il problema non sono i piedini davanti, cioè se la porta avesse solo i piedini davanti non sarebbe minimamente un problema, ma siccome ci sono anche i piedini sotto e quelli non si possono andare a toccare, se li hai saldati bene, bene, se non si saldano bene, tocca ristaccare, vedere, aggiungere stagno, cose del genere, quindi un po' così. Allora, andiamo fuori dal banco adesso, leggermente fuori dal banco, così vedete la situazione. Vi giro anche il microscopio così riuscite a vedere un po' tutto. Ok, e ora stessa cosa, aria calda da sotto questa volta, e andiamo a rimetterci su una porta. Quando lo stagno sarà pronto e caldo si scioglierà e la porta andrà giù in posizione da sola. Poi basterà solo tenerla premuta leggermente verso il basso, così da assicurarci che abbia buon contatto,
e basta, dopo il lavoro è finito e possiamo riassemblare tutto e testare la console. Va bene, si sta sciogliendo, la porta sta andando nella sua posizione. Ecco qua di fatto teniamo l'aria calda in movimento, lasciamo che si scaldi anche la porta, così può andare tutto in posizione. Gli diamo un po' di movimento. Ok, ora teniamo premuto, via con l'aria calda. Ecco fatto. Bene, ora non resta che, se volete affrettare le cose, non vi resta che assemblare la console. Ok, adesso torniamo sopra il banco, non vi resta che assemblare la console e testarla. Altrimenti potete andare a prendere la schedina per l'USB e andare a fare tutte le misurazioni del caso. Quindi inseriamo la schedina e andiamo a verificare se ci sono tutti i collegamenti. Quindi andiamo qui sulla porta, c'è il collegamento, A2, A3 no, qui c'è il collegamento, qui c'è, qui c'è, qui c'è, qui c'è, qui c'è, A10, A11 no, qui c'è, andiamo sopra, c'è, B2 e B3 non si mostrano, VCC, B5, D+, D-, B8, VCC, B10, B11 no e ground ok. Tecnicamente è tutto collegato, ma adesso andiamo a verificare A2, A3, A10, A11, B2, B3, B10, B11 che sono qua sui filtri, che sono i filtri dell'immagine per la dock. Quindi allora A2 facciamo così, in questo caso andiamo in continuità, ci basta solo la continuità con il suono. A2 c'è, A3 c'è, A10 c'è, A11 c'è, B2 c'è, B3 c'è e poi rimane B10 e B11. Ci sono tutte le connessioni, quindi la porta è stata correttamente saldata e noi possiamo riassemblare tutto tranquillissimamente senza doverci poi preoccupare di dover rismontare la console per verificare tutto, se è stato fatto il buon lavoro o se è da cambiare di nuovo la porta, da toglierla, eccetera. Quindi questo mi salva un po' di tempo, almeno tolgo la scheda una volta sola, rimetto la scheda una volta sola. Tutto qua. Ok, allora andiamo a rimettere le antenne. Molto bene. La corsia del Joy-Con, la retroilluminazione, i pulsanti superiori, lo speaker,
l'altra corsia, l'altro speaker, ok, ora la ventola, bene, e come ultima cosa il connettore dello schermo. Molto bene, è andato su senza lamentarsi. Ora andiamo a rimetterci le vitarelle, vitine piccole piccole. Ce ne sono 4 nere per la scheda e 2 argentate per la porta USB. Questo cavo non se ne vuole stare qui, ma noi ce lo facciamo stare. Ok, ora quelle della ventola. Molto bene, e adesso andiamo a mettere questo, la schedina di gioco. A volte fa click, a volte no. A me piace sentire il click, così sono sicuro che è entrato nella sua posizione. Di solito alcune volte mi capita che magari non entra, e allora metto la console così e io la guardo da questo lato qui, cerco di allineare i due connettori e poi di schiacciare. Capita magari che le schedine di gioco abbiano il connettore che non è completamente piatto ma è così, quindi sì, piegato sulle estremità, quindi magari con tanta delicatezza, con i polpastrelli chiaramente, andate a premere un attimino, gli date un attimo una forma dritta e dovrebbe entrare correttamente, perché se poi avete problemi con il touch o con i giochi che non vengono riconosciuti o altro, è probabile che il problema possa essere quello, se avete visto che il connettore è leggermente piegato. Questa vite non ha voglia di entrare nel suo posto, ma adesso ce la facciamo stare noi. Ok, le ultime 3 viti argentate qui. Ok, ora è giunto il momento della pasta termica qui. Una quantità moderata, non serve mezzo tubetto alla volta. Andiamo a pulire il dissipatore. Con l'alcol isopropilico, chiaramente. Ecco qua, così è bello pulito. Puliamo anche sopra. Molto bene. Andiamo a rimettere il dissipatore. Le 3 viti del dissipatore argentate. Ok, adesso serve un'altra spruzzata qui
di pasta termica, una bella linea dritta, ok, perché anche questa piastra, come si nota, ha la sua pasta termica e aiuta a dissipare il calore. Quindi adesso togliamo questa pasta termica vecchia, ok, diamo di nuovo una passatina con lo straccio, togliamo tutti i residui, molto bene. E adesso, come ultima cosa, andiamo a collegare la batteria. Adesso è tutto a posto, ogni collegamento è stato fatto, quindi siamo al sicuro. Mettiamo la piastra, mettiamo chiaramente anche le viti, e la schedina di gioco va per ultima. E sì, la schedina per la lettura delle SD card va per ultima, e anche qui si possono avere problemi. Nel momento in cui la andate a staccare bisogna essere delicati, perché altrimenti vi si toglie anche il connettore dalla scheda e dopo dovete essere in grado di ripararvela, e se non siete in grado io sono qui. Ok, allora, per la SD card, per la schedina di lettura delle SD card, a me piace togliere questa gommina qui per installare correttamente il connettore, altrimenti con la gommina qui non si riesce a capire dove sia il connettore, magari andate a spingere premendo eccetera, credendo che sia nel posto giusto, e va a finire che andate a rompere il connettore sulla scheda e anche il connettore della schedina. Quindi poi vi tocca comprare una schedina nuova, comprare il connettore nuovo, riparare eccetera. Poi una volta fatto questo, che si sente che fa bel click questo, andate a rimettere la gommina, ok, e basta, e la vite. Ok, ora rimettiamo su questa, ok, alziamo il piedistallo, gli andiamo a mettere la vite sotto qui, quella cortissima, c'è una vite molto molto corta rispetto alle altre nere e con la testa molto larga. Non mettete altre viti perché altrimenti poi andate a danneggiare sotto quello che ci sta sotto, che sotto ci sta la scheda chiaramente. Quindi se mettete una vite troppo lunga si rischia di andare a bucare letteralmente la scheda sotto. Viti laterali, andiamo a mettere le viti superiori, e che purtroppo non sono neanche magnetiche queste. Le viti esterne, queste qui, sopra e sotto, non sono magnetiche, quindi non si attaccheranno mai ai cacciaviti magnetici. Anche qui molto delicati perché sono viti per plastica, chiaramente la plastica è debole, se si può dire, ok? Non ha una forte tenuta come il metallo, quindi magari poi vi capita che girate, 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 la vite continua a girare e niente, avete rovinato il filetto di plastica all'interno della console. Per aiutarvi meglio consiglio sempre di girare il cacciavite in senso antiorario per sentire l'ingresso del filetto, ok? Ed evitare di danneggiare. Se sentite troppo duro, la vite non sta andando giù nel suo precedente filetto, quindi ne state creando uno di nuovo. Andando a crearne uno di nuovo state andando a danneggiare la plastica. Ma se fate qualche giro indietro e magari poi sentite che è molto più morbido l'ingresso, allora vuol dire che state andando sul filetto vecchio,
e non c'è da preoccuparsi. Chiaramente sono viti che devono essere strette il minimo possibile, non serve che le andate a stringere a morte. Ok, allora adesso andiamo a prendere il nostro misuratore, tutto ricoperto di flussante, che polvere flussante, maschera verde, è uno schifo, perché purtroppo sta qui sul banco insieme a tutto il resto. Andiamo a prendere il caricatore originale, ok, eccolo qua, caricatore originale Nintendo, andiamo a inserire su il misuratore, così andiamo a vedere effettivamente cosa succede con la porta. Si è acceso, 15 volt 0,45 e sta caricando, e adesso si accenderà. Molto bene, molto bene, perfetto. Andiamo a staccare, andiamo a vedere da quest'altro lato, si accende, 15 volt 0,8 ampere, quindi ricarica veloce, e qui si vede il simbolino della ricarica. Ok, molto bene, quindi la ricarica avviene con successo. Adesso andiamo a vedere nella dock. Quindi ho creato un canale per la dock. Sì, eccolo qua. Quindi andiamo a vedere. Allora, tecnicamente dovrebbe già mostrare l'immagine, ma forse non è sincronizzata. Allora, vediamo. Dispositivo di cattura video. Proprietà. Ah no, questo è il 4. Dammi il 3. Eccola qua. Ecco qua. Come vedete adesso si vede in dock. Allora, togliamo. Mettiamo. E voilà. Ecco qua. Perfetto. Quindi lavoro concluso. Ci ho messo meno di un'oretta. La console è funzionante. E niente da dire. Adesso farò chiaramente tutti i classici test, proverò il wifi, proverò i Joy-Con, vedere se funziona tutte le parti dello schermo, gli analogici, la risposta dei tasti e basta. E niente di più. Ok ragazzi, il video termina qui, grazie per aver visto, spero sia stato utile a tutti. Ok, questo sottospecie di tutorial su come cambiare correttamente una porta USB senza troppi sforzi. Lasciate un like, scrivete un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!